Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per grazie. Abbiamo il mago, periodo di nuovi inizi. Periodo di azioni. Probabilmente qui qualcuno sta cercando di iniziare un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di progetto, magari anche una nuova relazione, perché no? Il mago parla di quello che è la legge di manifestazione o la legge di attrazione. Parla proprio della capacità di manifestare la propria realtà, quindi di plasmare quello che sono gli elementi, le risorse a propria disposizione per creare la realtà che si vuole. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare ascendente e segno lunare. Nella descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio del segno lunare, segno solare e dell'ascendente. Cominciamo con gli innamorati e un 2 di coppe, ragazzi. Quindi prima ho accennato a quello che poteva essere una nuova relazione e qui potrebbe fortemente essere una relazione per qualcuno, perché la carta degli amanti, degli innamorati comunque parla di amore corrisposto, parla di equilibrio, molte volte parla anche di amor proprio, se per caso per voi non vibrasse come una stesa romantica. Parla comunque di amore a 360 gradi, ok? Di quello che è armonia, di quello che è equilibrio, è una carta molto bella. Parla anche di creatività. E difatti anche qui con la carta del mago potrebbe essere che qualcuno inizi qualche tipo di attività magari di tipo creativo e avendo poi il 2 di coppe potrebbe fare riferimento o all'inizio di una relazione romantica, come vi dicevo prima, oppure semplicemente all'inizio di una collaborazione, di un accordo, di un compromesso. Abbiamo poi anche la carta della morte e io qui sento che c'è qualcuno che vorrebbe cambiare qualche cosa, vorrebbe trasformare, rinascere in qualche settore magari o anche mi parlano di atteggiamenti, quindi probabilmente c'è qualcuno che vuole lasciarsi indietro determinati tipi di atteggiamenti, di paure, perché comunque la morte arriva per tagliare quello che non serve più, porta un cambio, porta una trasformazione, ok? Seguiamo con un 3 di coppe e con la carta della stella. Il 3 di coppe mi parla in realtà di un gruppo, di un'unione, di una collaborazione e anche di quelli che sono i festeggiamenti e la parte divertente, se vogliamo, delle relazioni e delle situazioni, ok? Quindi io credo che qui ci sia quello che potrebbe essere. Allora, se fosse una relazione, se per voi vibrasse come una relazione, come una stesa di tipo romantico, il 3 di coppe potrebbe indicare il fatto che non si porta completamente alla luce questa relazione. Per qualcun altro potrebbe fare riferimento al fatto che c'è una terza persona coinvolta. Allora, poi andiamo avanti con la carta della stella e qui sento che per qualcuno si tratta di sogni, si tratta di desideri, si tratta di quello che è anche una guarigione, perché la stella parla anche di quello. Terminiamo poi con un 5 di bastoni e un 5 di denari. Quindi qui quello che sento è che il desiderio, la volontà, l'obiettivo anche, perché la stella mi parla di obiettivo, potrebbe creare non pochi conflitti con questo 5 di bastoni e avendo poi anche un 5 di denari in fondo alla stesa, per qualcuno potrebbe parlare di qualche tipo di perdita a livello economico. Quindi se in questo mago voi rivedete il vostro tentativo di iniziare un nuovo progetto, una nuova attività o una cosa per lo stile, fate attenzione ai tipi di investimenti che fate, dove li fate, con chi li fate, perché il 5 di denari
può parlare alle volte di qualche tipo di perdita finanziaria, ok? Diversamente, se non fosse quello il vostro caso, perché magari non state investendo dei soldi, potrebbe rappresentare una sorta di delusione dovuta magari a questo tipo di conflitto che ci sarà verso fine mese. Andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi. Allora, gli innamorati sono spiegati da un 9 di coppe dalla carta del sole. Ragazzi, iniziate il periodo di giugno in una maniera, magari non è così per tutti, però comunque sento che molte persone sono dentro quello che è un sogno compiuto, con il 9 di coppe, la carta degli amanti e soprattutto la carta del sole, che mi parla di espansione, di purezza d'animo, di genuinità di sentimenti, mi parla di protezione, di bontà. Direi che è veramente un inizio stesa bellissimo. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Con il 2 di coppe abbiamo la luna e di nuovo il 3 di coppe. Qui si parla di... allora, per qualcuno fa riferimento a una relazione di vecchia data con la carta della luna, o magari a qualche tipo di paura, qualche tipo di condizionamento dovuto al passato che avete in questo momento all'interno di questa collaborazione, di questo accordo, compromesso, relazione, ok? C'è sempre questo 3 di coppe un po', quindi potrebbe essere che qualcuno abbia paura semplicemente di una terza persona con la carta della luna, oppure fate attenzione perché la carta della luna parla anche di proiezioni. Quindi qui si tratta di cercare di vedere le cose per come sono, per quello che sono, senza proiettare quelle che potrebbero essere le vostre aspettative o le aspettative degli altri magari, o le vostre paure. Andiamo a vedere la morte per piacere, grazie. Allora, per la carta della morte abbiamo di nuovo un 5 di pentacoli, abbiamo un 8 di bastoni e abbiamo un 2 di pentacoli. Io credo che qui ci sia qualcuno con questo 2 di pentacoli che stia cercando di gestire più situazioni o che comunque si stia destreggiando nel tenere in piedi qualche cosa, ok? Il mago comunque parla di fare un'azione, un numero uno, quindi sicuramente per qualcuno fa riferimento al agire, al fare più cose. Comunque il 2 di pentacoli è una carta che porta un certo tipo ehm, non mi piace dire instabilità, di alti e bassi, diciamo così, no? Con la carta della morte, che è spiegata da questo 5 di pentacoli al contrario, io sento che qui qualcuno vorrebbe lasciarsi indietro qualche tipo di delusione passata ed è probabilmente anche per quello che c'è la carta della luna qui. C'è bisogno di fare una comunicazione con questo 8 di bastoni, c'è bisogno di portare a galla qualche cosa, c'è bisogno di magari per qualcuno si tratta di una notizia che deve arrivare, okay, però per molti sento che è una presa di consapevolezza, una verità che deve venire fuori. Vi ricordo che la morte taglia quello che non serve più, okay, però è per il vostro bene, nel senso che taglia quello che non serve più. Avendo il 5 di pentacoli al contrario, io sento che qui c'è qualcuno che sta perché il 5 di pentacoli al contrario molte volte fa riferimento alla codipendenza affettiva piuttosto che fisica o materiale, dipendenze proprio da cibi, da sostanze, insomma. Avendo comunque la carta degli amanti inizio lettura ed essendo questa carta girata al contrario con la carta della morte, io sento che c'è qualcuno qui che sta trasformando quello che è l'amore per se stesso o per se stessa, okay? È un lasciare indietro quello che non serve più. Per qualcuno sento che si lascia proprio indietro questo tipo di atteggiamento. Perché? Perché si parte da una situazione di amor proprio o di amore corrisposto. Quindi siamo in una fase qui, vi vedo, di pienezza del cuore. Di conseguenza tutto quello che era la codipendenza affettiva non ha più ragione di esistere, come se si stesse cercando di lavorare in modo da lasciare indietro queste paure, queste proiezioni. Andiamo a vedere il 3 di okay. Allora, il 3 di coppe è spiegato da un fante di pentacoli al contrario, dalla regina di coppe e dall'eremita.
Credo che qui qualcuno non sia completamente focalizzato su se stesso con questo fante di pentacoli al contrario. O meglio, è come se non riuscisse ad essere tanto obiettivo. Allora, nel caso questo 3 di coppe rappresentasse una situazione a 3, lavorativa, romantica, quello che è, potrebbe anche fare riferimento appunto a un qualche tipo di accordo che non si raggiunge, che magari qui si ha tra 2 parti e qui non si riesce a raggiungere tra 3 parti, per esempio, Quindi sento che per certi versi c'è bisogno di prendersi un momento per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista, perché il fante di pentacoli al contrario fa proprio presente che non si hanno tutte le carte in regola per fare una valutazione obiettiva e soprattutto con la regina di pentacoli sento che molte persone sono un po' sopraffatte da tutto questo turbinio emotivo, bello però comunque è tanto da gestire. Andiamo a vedere la stella è spiegata dalla carta dell'imperatrice, dal 6 di bastoni, dalla carta della forza e dalla carta del 7 di bastoni. La stella parla di desideri, parla di sogni, parla di mete e di obiettivi e qui ragazzi con tutte queste carte si va verso il successo, si va verso quello che è la propria stabilità materiale, la propria forza di volontà di andare avanti nonostante tutti, non tutto, tutti, perché comunque il 7 di bastoni parla di qualcuno che sta cercando di, magari non lo fanno con cattive intenzioni, però, cioè, sapete quelle persone che dicono, però fai attenzione a quello, però fai attenzione a quell'altro. Magari non è che lo facciano per demotivarvi, però davvero, la loro intenzione è quella di aprirvi gli occhi davanti a qualsiasi tipo di evenienza. Comunque voi andrete avanti per quello che è il vostro obiettivo. Io sento che molte persone hanno ben chiaro in testa quello che è, quello che vogliono fare con questo mago. Andiamo al 5 di bastoni, carte degli amanti al contrario, fante di bastoni e il 9 di pentacoli al contrario. Io qui credo che ci sarà questa discussione, questo battibecco, questa differenza di vedute che porterà a tutto questo. Allora, sia il 9 di pentacoli che la carta degli amanti sono 2 carte che parlano di amor proprio, d'accordo? Mentre il fante di bastoni potrebbe essere una persona che ha tendenze un po' egoistiche, è una persona molto centrata su se stessa, quindi per certi versi è un po' come se questa discussione mettesse a dura prova di nuovo il vostro amor proprio, ok? Si tratta perché veramente sono l'egoismo quando è sano, ok? Fa parte dell'amor proprio e quando è troppo, ma d'altro canto quando è troppo di qualsiasi cosa si dice che il troppo stroppia, il troppo stufa. Quindi io sento che qui c'è da fare un lavoro per quello che riguarda la situazione o voi, su quello che è giusto per voi, su quello che vi rende indipendente, su quello che vi rende appagati. Andiamo a vedere questo 5 di pentacoli per piacere, grazie. 8 di coppa al contrario e il carro. Ecco, sono 2 carte contrastanti perché se questa parla di un viaggio, essendo al contrario parla di un viaggio che non si vuole affrontare, il carro invece parla proprio di un viaggio. Ehm, io sento che qui il punto è che c'è qualcuno che si vuole distanziare, si vuole allontanare da questo tipo di sofferenza fondamentalmente. Io credo che perché è la stessa carta dell'eremita, no, e io credo che qui qualcuno non si voglia guardare a fondo. Ci sono sempre queste proiezioni di cui ci parlava prima la luna, che secondo me vanno un po' rielaborate, ok? Perché sennò diversamente si rischia di prendere per personali delle cose che magari poi non lo sono, con conseguente sofferenza. Comunque, guardate, io credo che questa discussione che ci sarà,
questo battibecco, potrebbe anche essere, se non fosse una discussione, una situazione di competizione lavorativa, ok? Però vi darà la possibilità veramente di lavorare su quello che è il vostro amor proprio. È vero, terminiamo la stesa con un 5 di denari, quindi io credo che qualcuno qui potrebbe, ehm, potrebbe essere deluso magari proprio dalle dinamiche di questa discussione, ma non vi preoccupate perché avete comunque il carro a fine lettura e di conseguenza ci sarà un movimento, ci sarà una scelta, ci sarà quello che è un prendere in mano le redini della propria vita. Bene, andiamo a vedere con Osho che altri consigli ci sono. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, le condivisioni, con le iscrizioni, quindi grazie davvero di cuore a tutti. Ok, senso di colpa, il coraggio e giochi politici. Allora, giochi politici io lo avvicinerei alla carta della luna perché è un 7 di coppe, scusate, un 7 di spade, e parla proprio di quelle che sono le proiezioni, le maschere che ci si mette. Io non so se sono maschere che mettono gli altri, Io, anche se in realtà non avete molte carte di spade, e devo dire che tutto sommato vi è andata bene, cioè un buon periodo, non ho tante carte di spade, però sì che ho la luna e questo 7 di spade. Quindi, ecco sì, ho l'8 di spade anche qui che parla di senso di colpa. Fate attenzione alle proiezioni, ok? Perché qui io credo che molte persone si facciano più sensi di colpa di quelli che dovrebbero. Ehm, Soprattutto in questa parte, credo, della lettura, perché qui viene minato la vostra sicurezza, il vostro amor proprio, come vi dicevo, no? Abbiamo anche la carta del coraggio, che è la carta della forza. Qui si tratta di trovare veramente la forza per prendere una direzione, per andare avanti, per fare un passo, per muovervi. I sensi di colpa che avete, guardate, l'8 di spade normalmente fa riferimento a quelli che sono gli autocondizionamenti e io credo che sia un po' quello che dovete tagliare con la carta della morte, ok? Trovate il coraggio di... Guardate, l'interpretazione di Osho di questa carta è molto bella perché è un fiore che, nonostante sia solo su rocce, sboccia. Quindi si tratta di trovare il coraggio di sbocciare, senza pensare sono più bello o meno bella o sono più di successo o meno di successo, cioè semplicemente i fiori si limitano ad esistere, si limitano a nascere, crescere, sbocciare, farsi ammirare per la loro bellezza e poi semplicemente termina il loro ciclo. Quindi qui è un po' la stessa cosa, no? Abbiate il coraggio di sbocciare, nonostante tutte quelle che sono le avversità, nonostante non ci sia un terreno fertile. E tirate giù la maschera, ma soprattutto verso voi stessi. Cioè, fate attenzione alle proiezioni, cercate di capire che cosa è veramente giusto per voi o che cosa vi è stato inculcato, o soprattutto che cosa vi aspettate dagli altri, perché anche quello crea proiezioni. Però il fatto che voi vi create aspettative è un problema vostro, cioè nel senso non è detto che gli altri li debbano soddisfare. E lo stesso vale per voi. Se gli altri si creano aspettative nei vostri confronti, non è detto che voi le dobbiate soddisfare. Perché questo crea come un senso di dovere che alle volte ci fa fare cose che differentemente non faremmo. E quindi si rischia poi di farle contro voglia. Non è più un atto di amore, è un atto di sacrificio. Quindi anche lì chiediamoci, insomma, quanto valga la pena farlo, insomma. Perché poi si fa sempre con un po' di sforzo, io trovo. Bene, un ultimo messaggio da parte dei guerrieri di luce, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Un ultimo messaggio per gli amici del toro. Intuizione, wow. E qui avevate la stella, e anche la stella parla di intuizione. Fidati della tua intuizione, è stata guidata a darti le risposte che tu
cerchi. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!